7 dimensioni, 7 gradi di evoluzione spirituale. Il cosmo è luce e la luce è vita. Ma partiamo dall'inizio. Preparatevi ad un viaggio tra concetti di alta scienza spirituale e a rivelazioni che vi lasceranno sicuramente sconcertati, ma che risuoneranno nelle vostre coscienze a tempo debito. Non pretendiamo certo che capiate subito tutti i concetti espressi. Vi invitiamo dunque a riascoltarli più volte per comprenderne appieno il significato. Come sempre, cercheremo di spiegarli in modo il più possibile, semplice e alla portata di tutti. In principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. Così l'Apostolo Giovanni apre il suo Vangelo, descrivendo con una perfetta sintesi la discesa della volontà e dell'amore dell'unico Dio verso le dimensioni inferiori. Molti scambiano il termine verbo con il termine parola. Nulla di più sbagliato. La volontà primaria, cioè il verbo, che tramite la forza dell'amore, cosiddetta debole, emana dall'unico Dio, viene percepita dagli esseri della settima dimensione. Esseri spiritualmente evolutissimi che sono solo una delle tante manifestazioni della volontà divina nel nostro universo. E tra queste vi è il nostro Padre Adonai, che regge insieme al Figlio Cristo l'intero nostro sistema solare. E non solo. La volontà del Padre, espressione diretta dell'unico Dio, discende nella sesta dimensione attraverso Cristo nel suo ruolo di reggente del sistema solare, per poi scendere progressivamente verso le dimensioni inferiori. Ecco che quindi tutti gli esseri delle dimensioni superiori alla nostra compiono la volontà dell'unico Dio, nessuno escluso. Tutti seguono ed incarnano il Verbo attraverso l'amore, perché è proprio l'amore l'unica forza, non a caso denominata debole dalla scienza della materia, che trasforma e rende possibile l'evoluzione di ogni essere e specie in ogni dimensione. E se il Verbo è il volere di Dio, allora è lecito dire che il costruttore Adonai, creatore e padre, che realizza quel volere, è Dio. Così, per volontà dell'unico Dio, Adonai ha dato vita al nostro sistema solare, continuando a diffondere il Verbo, la legge, l'insegnamento e quindi il volere divino. Questo è il ruolo principale degli esseri della settima dimensione. Sì, perché ogni sistema che, come il nostro, ruota attorno ad una o più stelle, è governato da queste intelligenze, i cui corpi fisici sono le stelle stesse. Strumenti attraverso cui diffondono la loro luce, informando e mantenendo quei legami che rendono possibile e stabile la vita come noi la conosciamo. Ogni essere di settima dimensione può generare un unico figlio pari a sé, e quindi già di settima dimensione. Nel nostro caso parliamo di Cristo, scelto come reggente dell'intero universo, e che nella sua forma operativa di sesta dimensione è il monarca del nostro sistema solare. Lui discese portando i suoi insegnamenti fino alla nostra dimensione, attraverso l'uomo Gesù, generato, ma non creato, dall'unione tra Maria, incarnazione della Santa Madre, e dal Verbo, emanato dal Padre Adonai, divenuto seme divino e quindi veicolo del Santo Spirito. Così fu possibile edificare un corpo purissimo e adatto a contenere lo spirito del genio solare, Cristo. Un evento unico nella storia di questo pianeta e non solo. E perché diciamo che Gesù è stato generato e non creato? Gli esseri di quinta, sesta e settima dimensione potrebbero istruirsi un corpo in qualsiasi momento ed operare con esso nella nostra dimensione. Questo però non viene fatto, perché tali esseri vogliono operare dall'interno della legge, non dall'esterno.
Se lo facessero dall'esterno, imporrebbero la loro volontà superiore su un sistema evolutivo in corso, e questo annullerebbe il libero arbitrio delle coscienze coinvolte e ne bloccherebbe l'evoluzione. Ed ecco la necessità di Cristo di sottomettersi alla legge del Padre per compiere il suo volere tramite un corpo umano nato da donna. Questo per puro amore nei confronti di una umanità che è in evoluzione all'interno della legge stessa. Gesù e Cristo, oramai l'avrete capito, sono due spiriti distinti, ma ancora oggi profondamente uniti. Oggi Gesù è un essere di sesta dimensione e partecipa attivamente, insieme agli altri esseri solari, alla guida del nostro pianeta e del nostro sistema planetario. La discesa dell'amore di Dio e delle sue volontà e necessità può avvenire in un solo senso, dall'alto verso il basso, quindi dalla settima alla sesta dimensione e così via per intermediari fino alla nostra dimensione. E questo processo è unidirezionale. Non può quindi avvenire al contrario. Eviteremo di spiegarvi le complicate motivazioni scientifiche che stanno dietro a questo processo, in quanto ad oggi non ci interessano. Vi basti sapere che questo avviene per legge spirituale. Se la verba di un essere di settima dimensione si manifestasse direttamente nella terza dimensione, senza essere filtrata ed adattata dalle dimensioni intermedie, la sua potenza distruggerebbe ogni cosa, in quanto la vibrazione dell'amore del Padre sarebbe talmente intensa che le dimensioni materiali inferiori non riuscirebbero a sostenerla. Così ebbe origine il tutto. La verba, l'amore infinito dell'unico Dio, si manifestò con tutta la sua potenza, generando le dimensioni inferiori, cristallizzando la materia e imprimendole ordine attraverso le leggi fisiche e spirituali. Un evento di portata inimmaginabile per la ridicola capacità di comprensione di esseri di terza dimensione, ma che pose le fondamenta per la costruzione del nostro intero universo e delle sue molteplici dimensioni. Il visibile e l'invisibile nacquero dall'amore infinito dell'unico Dio, e questa creazione continua ancora oggi attraverso esseri evolutissimi che plasmano galassie, sistemi stellari, pianeti e vita, consentendo la nascita e la progressiva evoluzione di nuovi spiriti, di nuovi futuri dei. E all'interno di tutta la creazione prospera la vita, dalla più piccola cellula fino ai pianeti stessi, che costituiscono i corpi macrocosmici degli dei. I pianeti e le stelle sono dunque manifestazioni fisiche tangibili intessute di tempo, materia, karma, storia ed evoluzione, e quindi sottoposti alla legge, e che sono usati da questi esseri evolutissimi per operare nelle varie dimensioni. E perché parliamo di più dimensioni per un solo corpo celeste? Prendiamo ad esempio la Terra. È un corpo multidimensionale che rende possibile, nel suo strato più esterno, la vita per esseri di prima, seconda e terza dimensione, ma che, nei suoi strati più interni, vibra diversamente e più in sintonia con la quarta e la quinta dimensione. Mentre, nel suo nucleo cavo, dove brilla un sole interiore, raggiunge la vibrazione della sesta dimensione. D'altronde, la scienza della materia, oggi, grazie alla sua descrizione della realtà, che passa da Newton a Planck, da Einstein e Bohr, a Paul Dirac e de Broglie, arrivando alle moderne teorie quantistiche, insegna che tutto è vibrazione. È qualcosa di giusto, dopo circa 200.000 anni, l'abbiamo fortunatamente capito. Ma ovviamente, come abbiamo visto in un nostro precedente video, l'umanità di questa terra è ben più vecchia e tali concetti si tramandano ancora oggi sotto forma di storie, religioni e filosofie che provengono da umanità di tempi ben più lontani. Ma torniamo alla nostra scienza dello spirito. Ognuno di questi corpi celesti abitati ha un essere cosiddetto patronimico o reggente che ne guida l'evoluzione spirituale. Per la Terra, quell'essere è Cristo, mentre la Madre Cosmica nutre, guida e protegge la vita di tutte le forme viventi che la abitano e che formano, tutte assieme, l'anima del pianeta.
È quella coscienza superiore della Terra che non è solo un simbolo materno astratto, ma un vero e proprio essere cosmico vivente, e che si è manifestato più volte, ammonendoci per volontà dello Spirito Santo, che è l'unico Dio, della cattiva strada che abbiamo deciso di intraprendere. Facciamo però un passo di lato e parliamo dello spirito reggente di un altro pianeta del nostro sistema solare. Stiamo parlando del pianeta Mallona, o anche denominato pianeta Luce, che orbitava tra Marte e Giove e che era sul finire della quarta dimensione, e del suo spirito reggente che si chiamava Aton-Ra, un arcangelo, una entità luminosa di natura solare, che era parte delle gerarchie di luce, incaricata di vigilare sull'evoluzione della civiltà malloniana. Aton, il portatore di luce, in latino Lucis Ferre, incarnava l'intelligenza, la scienza e la libertà creativa di cui faceva ampio dono, tanto da abusarne, per rendere gli abitanti del pianeta che governava autonomi e coscienti come gli dei. Ma nel farlo avrebbe oltrepassato il limite dell'armonia cosmica, separando l'intelligenza dal cuore. E così ruppe l'equilibrio spirituale, indirizzando il pianeta verso l'autoesaltazione dell'intelletto e della potenza tecnologica. La ribellione di Aton scatenò un'aspra battaglia di coscienze, non certo militare come immaginate voi o come viene mostrato in alcuni dipinti, film e serie TV, ma molto simile a quella avvenuta all'inizio dei tempi, e che fu il motivo della creazione dell'universo per contenere gli effetti delle frequenze disarmoniche emanate dagli spiriti ribelli. Una frattura spirituale all'interno delle gerarchie di luce, avvenuta su un piano energetico e cosmico. Una ribellione che oggi definiamo luciferina ed avvenuta nei piani superiori dell'esistenza per affermare la libertà assoluta della conoscenza e della creazione. Il padre Adonai, nella sua infinita saggezza, pur conoscendo già il risultato di quella ribellione, decise di non intervenire, lasciando ad Aton la possibilità di usufruire del suo libero arbitrio. A quel punto, i malloniani trasformarono quella conoscenza luciferina in orgoglio e dominio tecnologico, cercando di imbrigliare forze che non sapevano ancora padroneggiare, come l'antimateria, causando l'irreparabile, la completa distruzione del loro pianeta e lo sconvolgimento dell'intero sistema solare. Prima della grande esplosione, gli abitanti superstiti vennero trasportati su altri pianeti da grandi astronavi che giunsero da Marte e Saturno, e questo esodo che toccò Venere, la Terra e la Luna durò per ben 40 giorni. Venne fatta una vera e propria selezione basata sul grado evolutivo vibrazionale. I malloniani superstiti assistettero ammutoliti alla grande esplosione del loro pianeta, che provocò il riassestamento delle altre sfere del sistema solare su nuove orbite e lasciò per giorni una grande croce luminosa nei cieli. A questo punto, con una possente voce, il padre fece tuonare il proprio disappunto e dolore per la morte di una cellula dell'universo. Maledetti! Maledetti! Fino al giorno che io vorrò! I superstiti sulla Terra persero la vita eterna subendo la seconda morte. Avendo una struttura energetica più sottile e quindi diversa dalla materia densa del pianeta, molti non riuscirono ad adattarsi e non sopravvissero. Per gli altri, via via che i loro corpi si andavano materializzando e si separarono i sessi, il desiderio diventò una necessità impellente. Istigati da Aton, alcuni si accoppiarono con gli animali, generando la razza delle scimmie e altre razze ibride, mentre altri, affascinati dalle donne terrestri, le violentarono. E questo fu il grande peccato originale: l'aver disobbedito al padre decidendo in autonomia di mangiare dall'albero della conoscenza senza coscienza, e poi l'uso della volontà creatrice separata dalla legge d'amore, rendendo impura anche la creazione del padre. Infatti, la razza terrestre, ancora primitiva, non era pronta a ricevere il seme di uomini dei, dando così origine alla razza dei giganti di cui parla anche la Bibbia.
Una razza squilibrata, vibrazionalmente parlando, dominata dall'ego, aggressiva ed incapace di vivere secondo l'armonia cosmica. Essendo una razza fuori legge, in quanto nati da una ibridazione non autorizzata, vennero sterminati quasi completamente da eventi geologici e soprattutto dal diluvio biblico. Eviteremo di tornare su cose di cui abbiamo già parlato, come nel video sull'evoluzione dell'uomo, dove abbiamo mostrato la sequenza degli eventi in modo macro-cronologico. Ma il prezzo karmico doveva essere pagato, e così questi spiriti, reincarnandosi sulla terra per espiare le loro colpe, a causa della loro ostinatezza e superbia, finirono inevitabilmente per dar vita alla stirpe del dolore, o stirpe di Caino, che ancora oggi sta portando, vedi l'uso dell'intelligenza artificiale e di molte altre forme di tecnologia spinta, alla separazione tra intelligenza e coscienza. Proprio quello che ha portato alla distruzione del pianeta Mallona. Il Padre, nel suo disegno d'amore, ha dato il tempo a questi spiriti decaduti di redimersi all'interno della legge. E la stessa opportunità è stata data anche a Lucifero, vincolato oramai a questo pianeta, dove la sua stessa deviazione viene impiegata come uno strumento evolutivo, un catalizzatore di scelta. E questo fino al giorno che il Padre vorrà. Purtroppo la stirpe cainita sembra non essere più in grado di redimersi e sta portando anche questo mondo sull'orlo del baratro. Infatti l'Anticristo è un cyborg molto avanzato all'apparenza umano, creato negli anni 90 e dotato di intelligenza artificiale molto spinta, che governa l'economia mondiale e quindi l'andamento di tutte le cose su questo pianeta. Il suo nome, rivelato di recente direttamente dal Padre tramite il suo portavoce Adoniesis, e fino alla nostra dimensione tramite Giorgio Bongiovanni, è Judah Legion. Di questo però ne parleremo forse in un futuro video. Prima di continuare, vorremmo ricordare che siamo noi e solo noi che decidiamo se abbandonarci alle tentazioni. Siamo noi che costantemente ci inebriamo con il sangue dell'Anticristo, il denaro e tutte le sue perversioni. Ricordatevi che se la vostra frequenza vibratoria è bassa, vi troverete inevitabilmente, per legge di risonanza, a vivere in ambiti e in situazioni con frequenza bassa. E questa non è una punizione, ma semplice legge di compatibilità. Sta a noi e solo a noi decidere di cambiare, ma bisogna volerlo. A volte non è facile, ma con l'amore di Dio sicuramente possibile. Ma torniamo ora a parlare di scienza dello spirito, perché solo comprendendo e facendo propri questi piccoli, anche se per i più complicati insegnamenti della scienza spirituale, si può capire il potere che la Santa Madre esercita sulle decisioni del Padre Adonai e di suo Figlio Cristo. Decisioni che oramai non possono più essere posticipate, perché anche le sfere celesti evolvono e con loro devono evolvere anche gli spiriti che le popolano. Il nostro ultimo sottociclo di 700.000 anni è già terminato e non è più possibile rinviarlo. La madre Miriam ha fatto di tutto per poterci dare più tempo, ma le cose stanno già degenerando e la pazienza del padre e di suo figlio è oramai finita. Il padre, pur essendosi pentito di aver creato l'uomo, non consentirà che distrugga l'intera vita del pianeta. Ma la Terra deve cambiare pelle, deve espandere la propria coscienza, permettendo almeno ad una parte di questa nostra umanità di entrare in risonanza con il suo corpo eterico. Un tale cambio frequenziale è già iniziato e molte persone lo stanno percependo sotto forma di piccole sensazioni come formicolii, stanchezza, ronzii, vampate di calore, piccoli malesseri superabili, che sono il sintomo dell'attivazione di energie rigenerative. Ma questo processo comporterà anche dei cataclismi naturali e mutazioni climatiche, tutti segni di una purificazione planetaria. Allo scadere di questi ultimi 7 anni concessi dal Padre alla Santa Madre, scopriremo il destino dell'umanità, del pianeta Terra. Si abbatteranno 7 piaghe, che provocheranno la morte di più di 2 miliardi di persone in pochi giorni,
e oltre 7 miliardi nelle settimane successive, ma anche la salvezza per oltre 6 milioni di persone e centinaia di milioni di bambini, oltre ad animali e piante di ogni razza e specie, grazie ai fratelli dello spazio che sono da sempre presenti sulla Terra, sul nostro satellite e nell'intero sistema solare, e che stanno solo aspettando l'ordine del Padre e di suo Figlio. Quindi a tutti coloro che hanno accolto queste rivelazioni e le hanno fatte proprie, diciamo: non abbiate paura, perché non sarete toccati da quello che sta arrivando. Gesù infatti ci ha avvisati che la maggior parte dell'umanità non avrebbe riconosciuto o voluto riconoscere i chiari segni del suo ritorno. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e inghiottì tutti. Così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. La stirpe di Caino, che oggi domina il pianeta, sarà definitivamente cancellata dalla creazione e i loro spiriti saranno destinati, per una loro scelta, a fare la seconda morte, ovvero una ulteriore involuzione evolutiva. D'altronde hanno avuto 65 milioni di anni per cambiare fino al giorno che il Padre vorrà. E quel giorno è davvero vicino. Ricordatevi che anche la pazienza e la misericordia di Dio non è infinita, perché Dio è puro amore, ma è anche solenne giustizia. E la seconda morte è la sua giustizia. Un distacco da Dio che porta ad una sofferenza spirituale per oltre 700 milioni di anni. Un tempo necessario affinché le energie disarmoniche accumulate vengano definitivamente riequilibrate. Ma parleremo più dettagliatamente della seconda morte in altri video. Dio, nella sua infinita bontà, ha sempre a cuore il benessere di tutti i suoi figli e vuole che tutti ritornino a Lui con gioia, non con costrizione. Ha messo lo spirito dentro un corpo materiale per limitarne la sofferenza e mitigarne gli effetti sulle altre essenze spirituali circostanti. E questo perché la sofferenza dello spirito è di gran lunga più grande di quella corporea. Per questo è stata creata, come dicevamo prima, la materia, per un immenso atto di amore verso la sofferenza dei propri figli e per un rispetto profondo per le loro decisioni. Questo perché Dio è puro amore. Quando tutti i figli avranno fatto ritorno alla casa del Padre, avendo compreso che non c'è altra via se non l'amore, allora sarà fatta una grande festa e tutti vivranno e si evolveranno in pace ed armonia, godendo appieno delle meraviglie del creato. La terra da paradiso terrestre è diventata purtroppo sfera di espiazione, ma tornerà molto presto ad essere di nuovo quel meraviglioso giardino di Eden, invidiato da tutto l'universo. La fine dei tempi è dunque prossima ed i segni sono oramai evidenti. Ma di quali segni stiamo parlando? Prendiamone allora alcuni tratti dai Vangeli. Sentirete parlare di guerre e rumori di guerre. Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno. Vi saranno carestie in vari luoghi. E vidi un cavallo nero e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano, grano e orzo a prezzo altissimo. Vi saranno grandi pestilenze. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra per uccidere con la spada, la fame e la peste. Vi saranno terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori. Gli uomini moriranno per la paura e l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, violenti.
Dio li ha abbandonati a una mente depravata. Negli ultimi tempi alcuni abbandoneranno la fede, ma prima dovrà venire l'apostasia. Guardate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome. Sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Questo Vangelo sarà annunciato in tutto il mondo e in tutte le lingue. E allora verrà la fine. Il quadro è dunque chiaro. Non siamo certo davanti a eventi nuovi nella storia dell'umanità, infatti ci sono stati eventi come quelli descritti, ma siamo sicuramente davanti ad una combinazione nuova. Tutto insieme, tutto globale, tutto accelerato. La Bibbia infatti non dice quando, ma descrive come sarà il mondo vicino alla fine. Quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Quel come è oggi ampiamente riconoscibile, anche senza avere date certe. Noi e tanti altri diffondiamo questi insegnamenti da anni, ma pochi sembrano davvero considerarli. Molti si sono chiesti perché Dio lascia che il male prosperi sulla terra. Ma Gesù lo ha spiegato bene 2000 anni fa, insegnando: il regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco che apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene dunque la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, cogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fastelli per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Riesci a comprendere queste parole oggi, nel tempo della mietitura? Preparatevi dunque ed affrettatevi almeno a conoscere e a capire le cose sante che vi stiamo raccontando noi e che vi hanno raccontato molti altri prima di noi, perché quel giorno è davvero imminente. In verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo accada. Gesù si riferiva allo sviluppo spirituale dell'umanità, ma noi invece vi diciamo oggi che non passerà questa nostra generazione prima che tutto accada, perché sta già accadendo da qualche anno senza che la maggior parte dell'umanità se ne sia ancora resa conto. E quando lo farà, sarà per loro troppo tardi. Dovete capire che purtroppo non sarà possibile salvare tutti. E questo non certo per cattiveria da parte di Dio o del Padre, ma per un puro fatto scientifico. Le basse frequenze evolutive dei più, mantenute basse per loro scelta durante tutte le loro vite, non saranno compatibili con l'aumento frequenziale già in atto nel nostro pianeta e nemmeno adattabili alle alte frequenze dei velivoli dei nostri fratelli dello spazio. Il sollevamento verrebbe rigettato dalle persone con basse frequenze evolutive e provocherebbe soltanto sofferenza. Quindi aspettatevi che uno sia preso mentre l'altro sarà lasciato, come Gesù stesso ha detto. Non è più tempo di rimanere legati alle cose materiali. Siate disposti a perdere e a lasciare tutto e tutti. E nel frattempo fate le opere che Gesù stesso ci ha insegnato. Ricordatevi che senza una salda comprensione di queste verità e la loro divulgazione non ci sarà salvezza. Solo le opere potranno testimoniare il vostro grado di evoluzione in questa scuola chiamata vita.
Quando tutto questo sarà compiuto, ci sarà l'ultima grande rivelazione, in cui sarà l'uomo a rivelare se stesso. E così avverrà il giudizio.